Thank you so much. Have a nice day too. Oggi vado a ritirare il passaporto e fare un bel po' di domande al commercialista. In questo momento sto spostando la mia residenza a Dubai. Per farlo sto utilizzando il nuovo visto per freelancer e per fare il tutto velocemente senza impazzire, su consiglio di amici, mi sono affidato a Filippo Merli di IBA. Ed oggi finalmente, oltre a ritirare il passaporto con il visto stampato, capiamo insieme a Filippo come funziona questo nuovo visto per ottenere la residenza fiscale a Dubai, benefici, costi e facciamo anche un tour degli uffici di IBA. Come sempre, se foste interessati ad approfondire tutte le informazioni, vi lascio i contatti di IBA qui sotto in descrizione e provo anche a chiedergli se ci concedono un qualche sconto sui loro servizi. Buongiorno. Riccardo, buongiorno, come stai? Tutto Facciamo bene? un tour? Prego, vieni. Benvenuto nel nostro ufficio, le nostre ragazze segretarie. Questo è il nostro ufficio, siamo qui da 7 anni, ormai sono 20 anni che siamo nel paese, quindi siamo abbastanza consolidati. Questa è la nostra boardroom, qui siamo a Jumeirah Lakes Tower, una delle tante free zone che sono qui negli Emirati. In realtà Jumeirah Lakes Tower è il nome della community, perché la free zone in sé si chiama DMCC, che sta per Dubai Multi Commodity Center, è uno dei grossi centri di trading per oro, diamanti, e poi si è specializzato molto sui servizi. Il gruppo è svizzero, diciamo International Business Advisors è la società di consulenza, ma poi diciamo abbiamo altre entità nel gruppo. Una di queste è proprietaria del piano nel quale ti trovi, che è stato brandizzato come The Swiss Floor, come puoi vedere. Abbiamo la replica della Svizzera e l'orologio ufficiale della stazione di treni svizzera. Vabbè, non poteva che essere così, le cose vanno fatte bene, o si fanno bene o non si fanno. Al momento tutti questi uffici sono fortunatamente occupati, abbiamo solo una proprietà che è sul mercato. Nella pratica un ufficio lo tenete voi per la vostra attività e gli altri 3 o 4 li affittate? In totale sono 7, quindi ne abbiamo 6 sul mercato e uno che giustamente usiamo noi. Prego, questo è il nostro ufficio. Sui muri puoi notare foto della Svizzera e ovviamente dei regnanti, come puoi vedere anche fuori. Questa è la nostra vista. Col mare. Col mare, giustamente, la marina, una delle aree di punta a livello turistico, quindi la marina, Jumeirah Lakes Tower, lì di fianco c'è anche la Palm Jumeirah, quindi decisamente un landmark globale. Vediamo il passaporto che non ne posso più. Vediamo il passaporto che è decisamente il cuore di tutto il nostro lavoro. Quindi sei ufficialmente freelancer, abbiamo il passaporto italiano del nostro amico Riccardo e qui abbiamo 2 carte fondamentali. Carta d'impiego. Carta d'impiego e visto di residenza. Ora, giustamente con questo sei considerato residente a tutti gli effetti. L'unico documento che ti manca è la Emirates ID, che è la carta d'identità locale, altamente tecnologica perché ha un concentrato di informazioni digitali esagerato rispetto a quello che trovi nel resto del mondo. Quella ti permetterà poi di poter usufruire di tutti i servizi governativi e di essere effettivamente operativo, diciamo, come residente. Qualunque servizio, dal conto corrente alle utenze, alla registrazione dei contratti d'affitto, quello è un documento fondamentale. Senza quello non si riesce a completare, ma 2 o 3 giorni ce l'avrai, quindi direi che siamo a posto. Beh, adesso ci sediamo e ci fai tutto il ripasso di come abbiamo ottenuto tutto, così. Sì, volentieri, prego, accomodati. Allora, sono con Filippo Merli, il consulente di Dubai che con International Business Advisor mi ha aiutato a fare tutte le pratiche di trasferimento qui. Oggi vogliamo un attimo parlare della freelance visa, che è il visto relativamente nuovo con cui sono entrato qui oggi. Se ti chiedo un attimo una presentazione di chi sei, quello che fai, e poi partiamo e mangiamo l'argomento. Assolutamente. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Filippo Merli, lavoro come manager per International Business Advisors di MCC, boutique advisory company qui a Dubai da quasi 20 anni. Abbiamo avuto il piacere di aiutare Riccardo nell'ottenimento del suo visto e del suo permesso per poter operare come freelance all'interno del paese, quindi ad oggi possiamo ufficialmente dire che è diventato 100% residente a tutti gli effetti negli Emirati Arabi. È il nostro core business aiutare imprenditori e aziende a entrare nel mercato locale. Ovviamente per ogni prospetto c'è una necessità e una soluzione differente, ognuno ha le sue, i suoi requisiti, le sue cose. Non c'è una soluzione per tutti, ma per tutti c'è una soluzione. Dai. Nel tuo caso direi che, vista l'attività e visto quelle che sono le tue necessità, il visto freelance era sicuramente una soluzione
Perché non avevo bisogno di un'azienda qui essenzialmente? No, non avendo bisogno di avere un'azienda, quindi una struttura giuridica effettiva, perché per quella che è la tua attività, recentemente, diciamo, a seguito di quello che è stato il grande caos che si è manifestato nel 2020, a livello globale, diciamo che il governo qui ha deciso di incentivare le persone tramite diverse opzioni aggiuntive rispetto a quelle che erano in essere fino all'anno scorso, e diciamo che tra i nuovi programmi che sono stati inseriti c'è quello dei freelance. Quindi come funziona? Se puoi fare un riepilogo di tutto quello che abbiamo fatto. Allora, diciamo che di per sé la procedura è abbastanza straightforward, nel senso che dopo aver fatto tutta la procedura, per chi ci sta seguendo, andiamo anche a inquadrare i costi e anche i benefici, ovviamente. Sicuramente, facciamo un passo alla volta, affrontiamo tutto il discorso. Il primo step è identificare quella che è l'attività che una persona deve fare. Se per questa attività c'è la possibilità di ottenere un visto freelance, direi che è un ottimo compromesso, perché non richiede costi troppo impegnativi, è una situazione abbastanza snella, a livello giuridico si resta comunque una persona fisica nelle sue capacità, quindi non si costituisce una persona giuridica. Così facendo si ottiene, diciamo, nel giro di 10 giorni più o meno, nel momento in cui viene identificato l'attività e nel momento in cui viene mandata la richiesta alle autorità, nel giro di 10 giorni normalmente si riceve il pre-approval e quindi nell'arco di un'altra settimana si riceve direttamente il permesso lavorativo. Quindi in questo momento una persona ha in mano una licenza per poter operare. Facciamo proprio il mio caso. Io ho identificato tra le varie possibilità, e c'è una lista, la mia licenza o comunque il mio lavoro da media manager alla Media fine. specialist. Media Esattamente. specialist. Sì, diciamo che nel tuo caso abbiamo richiesto la licenza alle autorità di Dubai Media City. Ok. Quindi diciamo che da questa autorità hanno tre grandi... La procedura parte direttamente dalla richiesta della licenza per poi ottenere il visto? Esattamente. Quindi primo step... Primo step è ottenere la licenza. Senza licenza non si può ottenere il visto. O meglio, non si può ottenere un visto lavorativo, si possono ottenere visti come investitori in altre maniere, tramite real estate, ma sono discorsi diversi. Chiaro. Quindi che cosa succede? Si identifica l'attività. Nel tuo caso c'erano tre grandi segmenti, che erano l'educazione, il media e internet. Chiaro. Quindi diciamo che sotto questi tre segmenti ci sono diverse attività. Queste attività ne abbiamo identificate 3 che erano in linea con le tue richieste, che si possono avere fino a 3 attività sotto lo stesso permesso. Una volta che abbiamo ricevuto il permesso dalle autorità, abbiamo poi dovuto collegare il tuo permesso con l'immigrazione. Quindi il primo step è ottenere il permesso, secondo è collegarlo con l'immigrazione tramite questa establishment card. Una volta che questa viene approvata e la tua licenza è effettivamente collegata all'immigrazione, si può fare la richiesta per il visto di residenza. Il visto di residenza vale 3 anni perché è una licenza all'interno delle cosiddette free zone. Quindi da questo punto di vista molto interessante, meglio che il mainland perché lì normalmente è solo per 2 anni. Hai avuto la possibilità di ottenere il visto, per poterlo fare abbiamo potuto avviare la procedura mentre tu eri ancora all'estero. Questo sicuramente agevola e accelera tutto il processo. Così facendo si riottiene un entry permit, diciamo, un permesso di ingresso nel paese che ti aiuta ad entrare nel paese con uno status già... Quindi licenza, collegamento all'immigrazione, entry permit e da qui in avanti parte il lavoro con me qui, che è poi quello che abbiamo seguito in queste 2 ultime settimane. Esattamente, diciamo che l'ingresso nel paese in una situazione ottimale è richiesta nel momento in cui si riceve l'entry permit, così è più veloce la procedura. Una volta che entri negli Emirati Arabi, la prima cosa da fare è il medical test. Quindi il medical test è un esame semplice. Tutta la parte prima dell'entry permit è stata fatta da te qui. Sì. Dopo sono entrato con l'entry permit, mi hanno dato lo stamp al controllo passaporti. Al controllo passaporti, quello lo si presenta in piattaforma. Esatto, e così viene diciamo ufficialmente inizializzata la procedura per ottenimento del visto. Cosa succede? Il primo step è la richiesta del medical test, quindi viene fatto un esame del sangue e un screen raggi X ai polmoni. Se posso chiederti perché lo fanno?
fanno? Fondamentalmente sono alla ricerca di malattie infettive. Nella mia esperienza non ho mai visto nessuna persona non essere considerata fit. Da questo punto di vista è una procedura abbastanza snella, hai visto che è stata rapida e indolore, diciamo, le facility sono estremamente all'avanguardia e una volta che viene fatto il medical test, il passo successivo è aspettarne ovviamente il risultato e nel momento in cui arriva si può poi procedere con le impronte digitali. Diciamo che se una persona non ha mai avuto un visto di residenza in precedenza, questo step è richiesto perché nell'Emirates ID e comunque al sistema di immigration tutte le informazioni biometriche vengono registrate, tra cui quella delle fingerprint, quindi le impronte digitali. In questo momento siamo andati nel centro per la registrazione, anche lì è stata secondo me un'esperienza. Sì, siamo arrivati sia per il medical test che per le impronte in una mattina medical test un'ora, un'altra mattina impronte digitali un'ora, veramente... Un'ora door to door, nel senso uscito di casa con anche diciamo gli spostamenti. Col viaggio compreso. Sì, quindi diciamo che il tempo da dedicare in termini effettivi è abbastanza ridotto. Il grande vantaggio di avere qualcuno di competente per le pratiche è che nel momento in cui ci sono da fare i test medici e le impronte, loro mi sono venuti a prendere sotto casa e mi hanno scortato dentro tutte le strutture, risparmiando così tanto tempo. A questo punto diciamo che tutto quello che è richiesto da parte dell'applicante è finito in questo momento. Noi continuiamo a lavorare per assicurarci che venga finalizzata la procedura. Quando abbiamo tutta la documentazione in ordine, l'unica cosa che dobbiamo fare è prendere il passaporto dell'applicant e mandarlo alle autorità. Che è appena arrivato, tra l'altro. È appena arrivato, brand new. Eccolo In realtà già ieri lo abbiamo recuperato, quindi sono stati anche abbastanza rapidi perché qui l'abbiamo consegnato giovedì e domenica pomeriggio è arrivata la notifica che era già... Questo è il visto applicato. Esattamente. Che adesso censureremo tutto, però Quello è la residenza. È il documento ufficiale, diciamo, che conferma che tu sei residente. Una volta ottenuto questo visto, il secondo documento che arriva è l'Emirates ID, quindi è la carta di identità locale che ti permette di accedere a tutti i servizi. Il passaporto comunque lo abbiamo spedito subito dopo l'approvazione delle impronte digitali. Esattamente, diciamo che la settimana scorsa, se non sbaglio, ci siamo visti il martedì. Sì. Abbiamo fatto il martedì il medical test, il mercoledì è arrivato il risultato, giovedì siamo andati a fare le impronte e giovedì pomeriggio abbiamo consegnato il passaporto alle autorità. Quindi domenica sera è arrivata la notifica che era stata finalizzata, lunedì era pronto il passaporto, martedì è oggi. Sì, contando che il primo stamp quando sono entrato era domenica mattina. Sì. Dal primo stamp sull'entry permit all'ottenimento del passaporto una settimana, poco più di una settimana. Sì. Quindi diciamo che come procedura è abbastanza smooth, secondo me. Inizio della pratica, quando io ero fuori, a fine della pratica circa un mese se lo devi stimare. Sì, diciamo che dall'engagement, quindi dalla conferma per l'intenzione di procedere alla finalizzazione stiamo guardando a circa un mesetto. Dopo può essere che ci siano magari dei ritardi per un motivo o per l'altro, normalmente può capitare che ci siano delle festività, come ad esempio è stato il tuo caso, che hanno diciamo allungato un po' le tempistiche. In un contesto standard stiamo guardando all'incirca un mese. Ovvio non speculiamo sul mese, consideriamo magari dai 5-6 settimane, così siamo tutti felici di farlo in 4 invece che lamentarsi perché è successo in 5. Costi invece? Tra costi fissi ovviamente i costi che dovete sostenere per la pratica. Diciamo che per una situazione come la tua stai guardando a costi fissi annuali che sono quelli della licenza e dell'immigration card, quindi nel momento in cui hai costituito la licenza, l'abbiamo collegata all'immigrazione, questi sono costi ricorrenti annuali. Dopodiché il costo variabile diventa quello del visto, non è variabile nel senso è un costo fisso ma è triennale, si paga il primo anno e ha una durata di 3 anni, quindi poi è un costo che non dovrai sostenere fino alla fine del terzo anno, mentre immigrazione e licenza sono 2 annual fee che vanno pagate annualmente. Di quali costi si parla tra costi fissi e ovviamente la vostra commissione per il lavoro? Diciamo che al primo anno, quindi al momento dell'engagement e della creazione della licenza, stiamo guardando all'incirca 4.000 euro di costi. Questi sono costi amministrativi e governativi tra la licenza, l'immigrazione e il visto. Che anche se una persona si mettesse a farlo da solo sono più o meno quelli che quelli sono da pagare, sono tutte fee governative, quindi non c'è molto margine né di scontistica né di... quello si paga. Dopo c'è la nostra
la nostra professional fee ovviamente, e noi carichiamo circa 2.000 euro, perché essendo basati qua consideriamo dollaro o dirham, quindi è un po' soggetto al tasso di cambio, ma possiamo tranquillamente dire che con 2.000 euro come quindi, professional fee... Con voi un freelance visa costa all'incirca 6.000 euro. Con 6.000 Quali euro, sono i vantaggi? Allora, sicuramente il vantaggio di ottenere un permesso di questo tipo è lavorare e vivere negli Emirati Arabi, quindi stiamo guardando a un contesto diciamo che ha un appeal su scala globale oramai veramente interessante. Stiamo guardando a un paese che offre una grandissima sicurezza, un tax-free environment, quindi non abbiamo tassazione diretta su quelli che sono gli utili generati dalle imprese e tantomeno su quelli che sono gli income generati dalle persone fisiche, quindi sul vostro eventuale salario, sui vostri eventuali corporate profit, sui vostri eventuali diciamo tutto quello che deciderete di pagarvi sarà effettivamente pagato. Idem a livello di investimenti, cioè se una persona investe, fa profitto sui propri investimenti è comunque tax free. Assolutamente, questo paese non funziona, a differenza del mondo occidentale, non lavora con la tassazione diretta, ma tramite tassazione indiretta. Quindi come queste piccole commissioni. Esattamente, considerate questi costi come se fosse una flat fee da pagare al governo per poter rendere i servizi che deve rendere. Quindi una persona viene qua quando paga più di questi costi ovviamente. Sì, di solito la chiave di lettura, diciamo la valutazione se l'opportunità può essere interessante o meno per una persona è fondamentalmente lo spread che c'è nel tax regime al quale è soggetto. Se una persona paga più di questi 6.000, più del costo della vita qui, ovviamente può fare la considerazione. Se bisogna fare un'analisi da un punto di vista business, quella è lo spread che si sta guardando, quindi l'impatto della tassazione in un altro paese rispetto ai costi fissi in questo paese. Chiaro. Dopo ovviamente non funziona solo così, sì, ci sono anche i costi della vita. Diciamo che tendenzialmente non è tra i paesi più di mercato, Dubai tende ad avere... Venendo da Londra posso dirti che sicuramente riesci a vivere con molto meno. Sicuramente. Non ho detto che è il più, però ha un costo della vita, soprattutto se poi si sposta su magari l'entertainment, che può essere insomma sensibile, diciamo, completamente diverso rispetto a quello che possiamo avere in Italia, sicuramente, però diciamo che la qualità della vita che si può avere in questo paese è veramente difficile da trovare diciamo un parallelismo in altri paesi. Poi tu hai avuto modo insomma in questi giorni di muoverti, di vedere, insomma di toccare un po' con mano quello che è questa città. Discorso IVA, perché noi abbiamo parlato soltanto di corporate tax per il mio caso, che poi alla fine è il caso di chi vende all'estero, dove effettivamente l'IVA non si va ad applicare. Come funziona il discorso IVA? Perché qui c'è l'IVA al 5%, ovviamente se vendi nel mercato interno, cioè se io per ipotesi da youtuber vendo a un'azienda un servizio a un'azienda di Dubai, io dovrei applicare l'IVA al 5%. Come funziona questa? Allora, diciamo che allora, la base del legal framework è molto simile a quello alla base UK. Detto questo, il rate, come giustamente dicevi, è il 5%. Ci sono alcune situazioni dove può essere zero o esente, ma questi sono dettagli poi della legge. Diciamo che in termini generali la questione è se è una taxable supply, il servizio che rendi qua all'interno del paese, quindi tu come freelance a una società o a me qua come altro freelance, questo servizio sarebbe soggetto a tassazione. Quanto? 5%, però non è obbligatorio al di sotto di determinati threshold, diciamo. Okay. Quindi indicativamente da 0 a 50.000 dollari non è richiesta la registrazione per il VAT, okay. Non viene caricato. Tu non dovrai mettere VAT nelle tue fatture. Da 50.000 dollari a 100.000 dollari, in realtà è l'equivalente in valuta locale, stai guardando alla volontarietà. Quindi se tu vuoi, puoi farlo. Dopo ovviamente sono le considerazioni, se è interessante per te recuperare il VAT su quelli che sono i tuoi fornitori, se ce ne sono. Da 100 in su è obbligatorio. Da 100 in su diventa obbligatorio, sì. Quindi una volta che si passa ai 100.000 dollari di taxable supply, non di turnover, quindi di servizi resi che sono soggetti a VAT. Chiaro. Quindi in questo scenario sì, è richiesta la registrazione. E nel caso in cui per ipotesi vendo 400.000 euro di servizi ad aziende estere e 50.000 euro di servizi ad aziende locali, io posso tranquillamente non registrarmi. È una tua scelta.
Ah, ok. È una tua Quindi scelta. Solo se supero nel mercato interno un fatturato di $100.000. Lì diventa obbligatorio. Al di Ok, sotto chiaro. i threshold sono 0,50, non è richiesto, 50-100 è volontario e sopra i 100 obbligatorio. Da freelancer devo presentare qualche tipo di documentazione annuale, bilanci o No, quant'altro? non ti vengono chiesti bilanci, l'unica cosa che ti viene chiesta è il rinnovo della licenza e il rinnovo dell'establishment card. Ok. Alla fine stiamo semplicemente guardando a una persona fisica che rende servizi, quindi è tutto fondamentalmente tuo, quindi non hai Capito. bisogno di fare altre considerazioni. Come pensi che si evolva questo programma da qui in avanti? Secondo me sta andando molto bene questo programma perché ha diciamo reso Sì, poi più accessibile. diciamo che per me il vantaggio principale è che posso mantenere la residenza qui entrando 2 volte l'anno. Il minimo necessario è quello, quindi per poter mantenere Poi- la residenza qui. Poi il minimo- ovviamente non devo risultare residente altrove, altrimenti pago le tasse altrove. Esattamente, perché un conto è la residenza come quella che hai sul passaporto adesso, e quello è uno status acquisito, ti registri all'AIRE e quindi sei considerato residente negli Emirati Chiaro. Arabi. Ma poi si inizia a discutere della questione della residenza fiscale. Chiaro. E quindi su questo ogni paese ha i suoi requisiti. Se tu sei residente qui perché hai lo sticker e passi qua, vivi qua 3 mesi all'anno, però gli altri 9 li passi ad esempio in Italia, una volta passati 180 giorni tu sei comunque tax resident nel paese italiano e quindi sei soggetto al pagamento delle tasse come da regime fiscale italiano in Italia, anche sugli income che generi a Dubai. Questi sono 2 discorsi diversi. Se gli Stati Uniti hanno 120 giorni per essere considerato residente fiscale, quindi ogni paese poi ha le sue, diciamo, i suoi criteri. In generale l'Unione Europea sono i 180 giorni, quindi Sì, se più tu anche vuoi il essere... centro di interessi per esempio in Italia. Esattamente, se sei sposato, hai la moglie e i figli che vanno a scuola a Milano, a Roma, E tu ritorni periodicamente. e tu vivi, anche se vivi qua tutto l'anno, noi a casa ci vai una volta, ci vai a Natale o per il compleanno del figlio, per dire, sei tax resident in Italia, quindi l'income che generi qua è soggetto alla tassazione italiana. Queste sono informazioni chiare e duties, diciamo, che le Sì, persone... poi per ogni caso ovviamente il tutto va approfondito in modo tale che... Queste sono le una linee persona- guida, queste sono le Certo. linee guida. Dopo è ovvio che dal mio punto di vista questo paese offre così tante opportunità, soprattutto essendo qui. Com'è dinamico questo paese a livello di business, a livello di opportunità, non esserci è un po' missing out. Chiaro. Avrei avuto modo anche magari di vedere insomma il contesto in cui ti sei trovato, nei contesti in cui ti sei trovato, che insomma è abbastanza... Sì, poi ti dico, È vivo, non è ci vivo. passerei luglio-agosto perché si muore, però da settembre a aprile-maggio... Così hai fatto topo, nel senso, così hai fatto bingo, è l'ideale. Certo. Ovviamente l'estate non si può avere tutto dalla vita, Certo. l'estate qua fa parecchio caldo, quindi diciamo che da giugno a settembre quelli sono i 3-4 mesi dove insomma un po' si soffre, il resto dell'anno veramente è uno stile di vita che è molto molto piacevole. Sicuramente almeno da visitare, da valutare. Sì, se non l'avete mai fatto altamente consigliato, è un paese molto interessante da guardare, non fermatevi al sentito dire o discriminazioni o pregiudizi, è veramente molto interessante e tantissime persone l'hanno trovato molto più interessante di quanto si aspettassero. Riccardo non so se può confermare o smentire. Posso confermare. Stiamo guardando insomma, soprattutto se siete abituati a un contesto diciamo europeo dove tutto tendenzialmente è molto stabile, molto lento, un posto come questo potrebbe darvi veramente una scarica di entusiasmo non indifferente. Vedere per credere. Grazie mille. Dai. Ringrazio Filippo per tutte le informazioni e la disponibilità. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i loro contatti se voleste approfondire. Ora iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima avventura in giro per il mondo.